Ciao a tutti ragazzi, un benvenuti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Come affrontare la scalata in divisione 1? Oggi lo vedremo insieme ragazzi, perché ho dei consigli da darvi. Io in divisione 1, come ben sapete, almeno per i fan più affezionati, ci sono stato ormai diverse volte, ma poi comunque confrontandomi anche con qualcuno di voi o con qualche amico comunque che ci sta in maniera, diciamo, in pianta stabile in tutte le season, abbiamo discusso, abbiamo avuto modo insomma di confrontarci su alcune tematiche che oggi ragazzi ho il piacere di portarvi. Quindi senza perderci in ulteriori chiacchiere andiamo subito a vedere di che cosa stiamo parlando. Questo ragazzi è il mio modulo attuale, un 4-3-3 da possesso palla impostato diciamo in questa maniera, ma il 4-3-3 per chi appunto mi conosce da più tempo sa benissimo che è il mio modulo di default da sempre, da quando giocavo a FIFA, da quando ero bambino. Col 4-3-3 mi sono sempre trovato bene, ho sempre ottenuto degli ottimi risultati. Poi certo, per portarvi nuovi contenuti, per provare io nuove cose, cambio, passo alla difesa 3, passo alla difesa 5, passo alla difesa 10 e via dicendo. Però comunque ragazzi il senso è quello, cioè il mio modulo predefinito. Se tu mi dici qual è il modulo predefinito che hai tu quando giochi una partita, io ragazzi vi direi il 4-3-3, perché secondo me è il modulo che va benissimo con tutti gli stili di gioco, va benissimo per qualsiasi tipo di giocatore, permette una costruzione dal basso, permette di avere tanta concentrazione di uomini a centrocampo e comunque anche tanta offensività, perché alla fine della fiera abbiamo comunque 3 attaccanti. Quindi come affrontare la scalata in divisione 1 ragazzi? Io voglio darvi dei consigli, ovvero partiamo dal modulo, ok? Il modulo ragazzi, cosa ci piace giocare di più? Difesa 3, difesa 4, difesa 5. Quindi già questo. Come fare per capirlo? Parlo almeno per i nuovi. Ragazzi, andiamo semplicemente su amichevoli, ci facciamo un po' di partite con un modulo che ci potrebbe secondo noi ispirare, con un tipo di gioco che secondo noi ci potrebbe ispirare, e a quel punto proviamo a testare diversi moduli, diverse cose. Solo così ragazzi possiamo capirlo. Non è detto che perché per me o per un altro il 4-3-3 sia il modulo eccezionale, anche per un altro lo sia. Ad esempio il 4-4-2 è un modulo che a me piace molto, ma che mi sono accorto che non riesco ragazzi a utilizzare. Cioè io quando lo metto in campo il 4-4-2 mi trovo alla fine sempre qualcosa che non va. Magari lo uso un paio di partite, 5 partite, 6 partite, però poi mi accorgo che c'è sempre qualcosa che sì, però c'è sempre quel però in mezzo. Quindi ragazzi, alla fine della fiera un modulo che visto così sul campo a me piace molto, perché anche questo è un modulo completo, un modulo che dispone di una buona fase difensiva e anche di una offensiva. Però ragazzi c'è sempre qualcosa che non mi va, che non mi torna. Moduli con la difesa 3 idem, e a me piacciono tantissimo, sono molto offensivi, giocano molto bene, ben disposti. Adesso facciamo vedere dei moduli classici, ma sto gioco, lo ripeto e lo ribadisco, non per i più esperti ma sempre per i più per i nuovi arrivati, permette di modificarli i moduli, quindi di poter spostare le posizioni a proprio piacimento, che è un pro e un contro secondo me di questo gioco, perché chiaramente permette sì di modificare a proprio piacimento il modulo, ma allo stesso tempo potrebbe creare anche un po' di confusione, perché uno dice ma è meglio giocare così, è meglio giocare con l'altra quartista, la seconda punta, la punta, il terzino offensivo, il CLD, il CLS e via dicendo. Ovviamente ragazzi potrebbe creare un pochino di scompiglio. Comunque scelto il modulo, che ripeto vi ho dato qualche consiglio su come poter fare, dobbiamo scegliere ragazzi lo stile di gioco, perché anche quello, modulo e stile di gioco vanno chiaramente di pari passo. Cioè se io voglio una squadra ad esempio molto offensiva, ok, con un contropiede io vi sconsiglierei comunque di avere 2 terzini offensivi, perché il contropiede ad esempio è che è il mio stile di gioco, diciamo, predefinito da sempre. Adesso io sto testando un po' il possesso palla, mi sto trovando molto bene, ma se voi anche lì mi chiedete qual è il tuo stile di gioco predefinito, vi direi probabilmente il contropiede. E il contropiede comunque vi dico con 2 terzini ad esempio offensivi, ok, anziché 2 difensivi, è un modulo che sì ti fa divertire tanto in fase d'attacco, però allo stesso tempo concedi anche qualcosa in difesa. Quindi bisogna capire qual è per noi lo stile di gioco più bilanciato, e anche lì come si fa?
su partite ragazzi, è inutile, in amichevole testiamo anche con le squadre base. Ovviamente abbinato a questo, come stavo finendo di dire, serve capire anche quali sono gli stili di gioco individuali che a noi ci piacciono di più. Per ipotesi, terzino difensivo, Costa Curta, Beckenbauer, sviluppo lo trovate scritto sotto la scritta Beckenbauer, sempre per i nuovi. E ovviamente ragazzi bisogna capire che cosa fanno questi stili di gioco, perché un conto è mettere un terzino offensivo, un conto uno difensivo, un conto un mattatore. Quindi dobbiamo dire che cosa fanno questi stili di gioco. Io ragazzi, per chi non lo sapesse, ho fatto già dei video nella quale vado a spiegare proprio nel dettaglio, analizziamo tutti gli stili di gioco, quindi se ve lo siete perso mi raccomando frugate nel canale perché andate a trovarlo. E ovviamente quindi in questo caso bisogna capire che movimenti fanno e di conseguenza ci troviamo bene. Come facciamo a capirlo? Giocando e basta ragazzi. Io delle volte alla fine della fiera non seguo le regole, perché uno stile di gioco che dico ma sì, questo stile di gioco trequartista potrebbe funzionare, una figata perché quello fa la sponda all'altro, si appoggia, lo provo e magari invece mi accorgo che non è per niente così e magari ci metto uno stile di gioco il più impensabile possibile. Ad esempio magari ci metto un'ala prolifica che però può fare anche il trequartista e ce lo piazzo lì. Quindi ragazzi, alla fine della fiera tutto sta sempre nel testare e nel provare. Poi come maxiamo anche i giocatori, perché ovviamente i giocatori vanno maxati nella giusta maniera, cioè di come realmente sono loro. Prendiamo ad esempio un Illich. Illich è molto bravo nel dribbling, è abbastanza veloce, c'ha un bel calcio. Prendiamo un Vieira. Vieira era molto veloce, Vieira era bravo difensivamente, Vieira non era fortissimo tecnicamente, però comunque se la cavava. Quindi anche come buildiamo le carte, Pirlo non era velocissimo ma aveva comunque una buona difesa e aveva i passaggi buggati, perché Pirlo la palla la metteva sempre ovunque dove voleva. Quindi dobbiamo maxarli anche lì nei modi corretti. Io ho fatto diciamo qualche video nel quale vi suggerisco qualche consiglio su come maxarli, ma il consiglio più grande che vi posso dare ragazzi, cerchiamo di riprodurre il giocatore un po' per com'era lui nella realtà. Poi che abbia il valore in più, il valore in meno, 2 punticini in più, 2 punticini in meno sul possesso anziché sulla velocità, quello ragazzi influisce poco. Quello che vi posso dire è cerchiamo di farlo più possibile reale appunto a com'è o com'era il giocatore. La velocità ragazzi secondo me è però un fattore da tenere sempre in considerazione, poiché a prescindere dalla carta la velocità attualmente sul gameplay non possiamo avere dei giocatori lenti, cioè soprattutto per quanto riguarda la difesa ragazzi, avere dei giocatori lenti ci mette seriamente a repentaglio e di conseguenza è meglio avere comunque qualche punticino in più, per dire, sulla velocità anziché sul magari possesso stretto o il passaggio. Perché? Perché comunque ragazzi, se ci becchiamo il Romario di turno, l'Eto'o di turno, il Mbappé di turno e via dicendo ragazzi, ci bruciano. Di conseguenza tutto questo su come maxarli ovviamente è collegato anche al discorso booster, perché se ne abbiamo dei giocatori comunque che hanno un booster, di conseguenza hanno, vedete quei pallini verdi che si sono vicino ad alcune voci, hanno dei booster quindi su alcune meccaniche di gioco, ad esempio che ne so, possesso stretto, passaggio raso terra e via dicendo, è ovvio che magari posso dargli un punticino in meno su quel valore perché tanto glielo dà già il booster. Quindi ragazzi bisogna considerare tutte quante queste cose, cioè queste cose sembrano così ma fanno poi la differenza nella nostra scalata, perché se noi abbiamo dei giocatori ben maxati, abbiamo un modulo comunque che ci fa divertire, che ci piace, con la quale giochiamo bene, è più semplice. Poi per carità perderemo perché è impossibile vincerle tutte ragazzi, troveremo magari una sera, una notte che è pelino più forte di noi magari ci batte. Io non sto considerando tra parentesi lag, script e via dicendo, perché connessioni varie, perché chiaramente sto considerando il gioco. Se poi parliamo anche di tutto quel discorso si intavola un video che durerebbe 2 ore non più 10 minuti e di conseguenza lo sto diciamo tralasciando. Le istruzioni individuali, altro punto fondamentale ragazzi, perché ovviamente bisogna impostarle nella corretta maniera.
perché le istruzioni individuali in qualche maniera comunque vanno a modificare quelli che sono i movimenti della carta, quindi il difensivo ad esempio su Pirlo, che è un tra le linee, andrà a fare diversi movimenti rispetto a non darglielo. L'ancoraggio su Mbappé, identica cosa, e via dicendo. Quindi importantissimo dare delle giuste istruzioni individuali. Ho già fatto anche lì dei video nella quale le analizzo, nel quale spiego secondo me quali sono quelle più adatte, quelle più giuste da poter dare. Poi ragazzi, anche lì andiamo a sfruttare quelli che potrebbero essere dei meccanismi OP, ovvero le coppie di giocatori, quindi che ne so, sviluppo incontrista, attaccante di rientro e opportunista, scavini, quindi quei pallonetti famosi, no? Che fanno sì praticamente che la palla non vada a rasoterra ma che sia leggermente rialzata. Dobbiamo sfruttare queste piccole cose. Perché ragazzi? Perché comunque arriviamo poi a un certo punto dove il saper giocare bene, il saper fare solo dei semplici passaggi bene e magari una fintarella in più non basta, perché incontriamo avversari che giocano, avversari che ci danno filo da torcere e dobbiamo essere preparati per poterli affrontare ed eventualmente anche battere. Questi ragazzi chiaramente sono dei consigli, poi ognuno di noi giocando troverà la propria dinamica giusta, la propria meccanica giusta di gioco in tutti i sensi. Poi ovviamente comandi e telecamera, anche lì ragazzi lasciate perdere chi vi dice la miglior telecamera o il miglior comando è questo, cioè consideriamo appunto il fatto che giochiamo noi, intanto non sta giocando quello youtuber o quel famoso, no, che pensiamo sia la Bibbia. No ragazzi, non è così, cioè noi dobbiamo mettere dei giocatori in campo con una telecamera e dei comandi che più piacciono a noi. Noi ci troviamo bene con quella telecamera perché ci fa vedere tutto il campo dall'alto e via dicendo, usiamo quella, top. Poi che quello ci dica sì ma la miglior telecamera perché così, perché colà, ragazzi quello è soggettivo, non sono dati oggettivi come può essere le istruzioni, scusatemi, gli stili di gioco squadra e gli stili di gioco individuali, che quelli sono uguali per tutti, che uno può istruire meglio con uno o con l'altro è un altro discorso, ma sono uguali per tutti. La telecamera ragazzi, così come i comandi, è soggettivo, ok? Quindi se noi ci piace giocare con la telecamera dall'alto giochiamo con quella, se ci piace giocare con la dinamica giochiamo con la dinamica e così via dicendo. Identica cosa per i tasti, cioè se io tiro col cerchio perché sono abituato a tirare col cerchio dall'epoca di mio nonno, ragazzi dovete chiaramente continuare a tirare col cerchio. È inutile dire ma col quadrato si tira meglio perché riesci in base a come è messo il tasto a caricare di più, a caricare di meno. Sì, magari è vero, a lungo andare uno si abitua e si trova anche meglio, però ragazzi se a noi ci viene meglio giocare così, giochiamo così, stop. Quindi questo diciamo che era un pochino il succo. E poi l'ultimo ragazzi dei consigli che voglio darvi ovviamente qual è? Quello di divertirci, capire appunto quando ci stiamo divertendo, ma ce ne accorgiamo perché iniziamo a giocare bene, iniziamo a vincere qualche partita e iniziamo appunto a divertirci. Quindi se non abbiamo la testa giusta ragazzi molliamo tutto e spegniamo, perché tanto rischia di compromettere magari tutto il lavoro ben fatto che abbiamo fatto i giorni prima e non cambiamo modulo così facilmente. Quando iniziamo che perdiamo 2-3 partite ragazzi non facciamoci prendere dal panico, meglio spegniamo, non stiamo più divertendo, meglio spegniamo, non intestardiamoci e passiamo a un altro capitolo. L'indomani ci riproviamo. Se l'indomani facciamo altre 2-3 partite, sempre tutte sconfitte, non riusciamo più a giocare, dopo magari quelle 7-8 partite possiamo dire bene ragazzi forse è ora di rivedere qualche altro modulo, ma solo dopo quelle 7-8 partite. Perché? Perché sto gioco, e ripeto non voglio entrare nell'argomento bug, lag, script e chi più ne ha più ne metta, ma funziona così. Sto gioco, lo dico soprattutto anche per i più nuovi, purtroppo delle volte si inceppa il meccanismo per non dire altre parole, si inceppa un pochino, di conseguenza succede che il modulo che il giorno prima a noi ci stava funzionando, stava facendo divertire, stava facendo fare delle grosse vittorie, improvvisamente smette di funzionare, smette di girare, i giocatori incredibilmente sembrano diventati degli incapaci completamente di giocare, c'è gente che non ha mai toccato il pallone, diventano lentissimi e noi chiaramente incontriamo avversari che in quel momento sembrano dei fenomeni in confronto a noi e prendiamo magari 3-4 gol
e diciamo ma non è possibile, quindi andiamo via, molliamo tutto e via dicendo. No ragazzi, bisogna semplicemente provare a continuare a giocare senza testardirsi e divertirci. Quindi questo, diciamo che il divertimento alla fine della fiera è il più grande messaggio che io voglio darvi. Ultima piccola cosa prima di salutarci ragazzi è che, come avete potuto notare nel mio modulo, c'è una riga in mezzo al campo che collega Pirlo a Mbappé. Questa riga si trova nel collegamento, che è fondamentalmente quello che dà l'allenatore. Io ho trovato un allenatore gratuito che è Fabregas, che tutti possiamo avere o avremmo comunque potuto avere giocando appunto i match normalmente anche nelle divisioni, che fa appunto questo: collega il punto focale all'uomo chiave. Il punto focale deve essere un mediano tra le linee, mentre l'uomo chiave deve essere un opportunista punta. Per forza ragazzi, e avranno chiaramente un canale, diciamo, privilegiato per quanto riguarda i passaggi, i lanci lunghi, perché si intenderanno un pochino meglio rispetto agli altri. Non sto troppo a spiegarvi nel dettaglio perché, ripeto, anche lì ci ho già fatto un video, quindi vi invito eventualmente ad andarlo a vedere ed analizzarlo per capire un pochino meglio di che cosa si tratta, ma in sostanza è una linea preferenziale nei passaggi, cioè io ho un Pirlo che mi fa dei lanci perfetti per la nostra punta e in quel caso l'intesa sarà massima fra i due giocatori. Questo è il succo del messaggio. Quindi ragazzi, non vi resta che provare i moduli, provare a divertirvi, mi raccomando, perché ripetiamo, è un gioco, alla fine la prima cosa è quella da fare, divertirsi. Vi ricordo sempre delle affiliazioni di Amazon e di Gamivo, due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a prezzi ribassati. Trovate il link che trovate appunto in descrizione del mio canale. Se volete supportarmi, quello è un gran modo e io ne sarei molto onorato e fiero. Altro modo, gli abbonamenti o comunque anche una semplice iscrizione al canale per me sarebbe già tanto. Io vi ringrazio ragazzi di essere stati qui con noi, un saluto, alla prossima dal vostro Luca Talan. Ciao!